Ciao amiche, ciao amici, sono Azzurra Picardi, fotografa e high-end retoucher specializzata in fotografia di beauty e moda. Con il tutorial di oggi voglio mostrarvi come enfatizzo la pelle scura facendola diventare completamente nera. Come prima cosa duplicare il livello, premendo Command per Mac o Ctrl per Windows più il tasto J, oppure andando sul livello, duplica livello. Andiamo adesso a modificare la modalità di fusione in moltiplica. Dopodiché desaturiamo completamente questo livello con tonalità saturazione, così. Immagine, regolazione, desatura. Ed ecco che abbiamo tolto la saturazione. Questo potrebbe già di per sé essere un buon risultato, ma come noterete, quando si utilizza la modalità di fusione moltiplica, si perdono i dettagli nelle ombre. Per questo motivo dobbiamo andare a recuperarli attraverso la funzione Shadows Highlights, che in italiano dovrebbe essere ombre e luci. Per cui vado su Immagine, Aggiustamenti, Adjustments, Shadows, Highlights e vado a recuperare le ombre spostando verso destra il cursore delle ombre e anche subito il cursore sotto. Non voglio che il risultato sia applicato a tutta la foto, per questo motivo dobbiamo andare a creare una mascheratura. Quindi premiamo sul simbolo della maschera di livello e andiamo a mascherare e quindi pennellare con un pennello nero su questa maschera. Il pennello dovrà avere una punta molto morbida e uniforme, ad un'opacità del 10-20% circa, non di più, in modo da nascondere l'effetto in maniera graduale. In questo modo. Quindi pennello sulle labbra cercando di mantenere il pennello lontano dai bordi, così non sembrerà, non avremo un risultato innaturale. E poi pennello anche sui denti, prestando attenzione a non renderli troppo bianchi, così anche come la sclera, perché altrimenti risulterebbe un'immagine non reale. Infatti la sclera e i denti, se comparati con il resto dell'immagine, richiamerebbero troppo l'attenzione e quindi appunto sembrerebbe innaturale. Quindi andiamo ad applicare solo una pennellata veloce, perché appunto ci interessa l'attenzione più sulla bocca e sulla crema che sui denti e sulla sclera. Anche la crema necessita di qualche pennellata e qui vale lo stesso discorso per i denti e la sclera, ovvero quello di non esagerare con le pennellate al fine di mantenere quanto più naturale possibile. Infatti se applicassi troppo nero e mascherassi troppo l'immagine, la crema sarebbe troppo chiara rispetto a tutto il resto dell'immagine, quindi sarebbe appunto non coerente con tutto il resto. Ora, questo è un risultato piuttosto scuro di per sé, ma se questo non dovesse essere abbastanza, possiamo andare a duplicare questo livello. Quindi Command per Mac o Ctrl per Windows più il tasto J, oppure livello, duplica livello. E qui andiamo ad aggiustare l'opacità del livello per andare a individuare la giusta quantità di nero. Così. Il mio suggerimento qui è quello di andare a mascherare con un pennello nero dalla punta morbida e uniforme ad un'opacità del 10-20% circa le basse luci, quindi tutte quelle aree dove abbiamo perso informazioni e che vogliamo recuperare. Così facendo recuperiamo informazioni nelle aree scure e comunque sia manteniamo la pelle scura su tutto il resto della pelle. Questo è uno dei metodi che adotto per enfatizzare la pelle scura e renderla ancora più scura. E adesso mi chiederai, ma se il risultato che ottengo risulta troppo desaturato e vogliamo avere una pelle con una tonalità meno spenta? Questo è fattibile. Per fare questo consiglio nel primo passaggio di non desaturare troppo l'immagine, quindi non desaturare del tutto l'immagine, ma mantenere un po' appunto di colore, come ad esempio un 15%, e procedete come spiegato in precedenza. Esattamente stessa procedura, solo che manteniamo un 15% di saturazione. Questo ci permetterà di mantenere un po' del colore originario dell'immagine, mantenendo un risultato leggermente più saturo, ma sempre scuro. E adesso tocca a te, prova questa tecnica e grazie per aver guardato questo tutorial. Se ti fa piacere seguimi anche su Facebook e Instagram, che troverai il link nella descrizione a questo video, e fammi sapere come ti sei trovato o trovata con questa tecnica. Alla prossima!